Bene amici, oggi scopriamo insieme il Grand Goldenline 680, un battello con una lunghezza fuori tutto di 6,80 m e una larghezza di 2,64 m con tubolari gonfi, ma perfettamente carrellabile da sgonfio. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa si trovano due plancette aggiunte allo scafo separate dal motore che in questo caso vede uno Yamaha da 200 cavalli che rappresenta anche la motorizzazione massima, mentre la potenza minima parte da 115 cavalli. Vi faccio notare come all'interno dei coni di poppa ci siano questi supporti rivestiti in tech sintetico in EVA che sono utilizzati dal cantiere come supporto per poter uscire dall'acqua, quindi poter poggiare la mano e avere maggior grip non solo in uscita dall'acqua ma anche in ingresso. Saliamo quindi, vediamo che qui c'è un dislivello perché è leggermente curvilineo, ma c'è il rivestimento sintetico ad offrire tanto grip, quindi pieno supporto. Qui c'è il tappo d'imbarco del serbatoio dell'acqua, mentre dall'altro lato c'è il tappo d'imbarco del serbatoio del carburante. Non manca anche un vano dove riporre le cime, o in questo caso la prolunga del tendalino, quindi gli oggetti bagnati possono essere lasciati all'interno e quindi accedere a bordo senza difficoltà, perché guardate, io posso puntare i piedi sul gradino, sfruttare il supporto anche della mastra in vetroresina ed accedere a bordo senza difficoltà. All'esterno non manca la galloccia per l'ormeggio scomparsa. Accediamo quindi a bordo, vediamo che nel pozzetto c'è un divanetto a forma di C piuttosto largo perché occupa l'intera larghezza interna del battello ed è gavonato al suo interno. All'interno del gavone centrale c'è il vano tecnico con batterie, impianti e pompa di sentina, mentre ai lati ci sono due comodi portelli per lo stivaggio. Il cantiere ha posto tanta attenzione alla sicurezza, infatti ci sono dei tienti bene, delle maniglie per agevolare la presa a bordo e avere tanto supporto in qualsiasi punto, lo vedremo più in là con la descrizione, mentre qui a poppa c'è la doccetta per il risciacquo nella zona di poppa. Il relax è assicurato a bordo perché il layout è modulare, abbiamo la possibilità di installare un tavolo con base fissa e quindi creare una dinette di poppa, oppure opzionalmente possiamo inserire una prolunga con cuscino e quindi avere un unico grande prendisore di poppa, ed è davvero comodissimo perché siamo sempre ben protetti grazie anche all'imbottitura all'interno delle mastre in vetroresina. In questo allestimento vediamo anche la presenza del bimini, ci sono gli archetti che permettono quindi di ombreggiare l'intera area e quindi il comfort è assicurato perché possiamo essere ombreggiati sin da poppa fino ad arrivare a centroscafo, perché guardate, la tenda arriva anche oltre la console. Il blocco seduta è in vetroresina e in questa configurazione vediamo che alle spalle c'è il lavello singolo centrale con doppio portabicchieri ai lati, in basso un comodo porta oggetti con bordo per evitare appunto che gli oggetti cadano e possano scivolare via durante la navigazione, mentre in basso c'è un ulteriore portello molto comodo per lasciare all'asciutto gli oggetti o ad esempio poter installare un frigorifero portatile. E a proposito di frigorifero, opzionalmente è possibile sostituire l'intera zona inferiore e poter installare un frigorifero a battente. Ci spostiamo, vedete il movimento a bordo è sempre comodo e agevole, qui c'è un leggero restringimento dovuto alla console, ma c'è anche la maniglia tienti bene per agevolare lo spostamento. Vi faccio notare anche l'altezza dei tubolari perché siamo sempre ben protetti, arriva fino all'altezza del mio ginocchio, quindi protezione ai massimi livelli. C'è anche qui il profilo tienti bene in acciaio verniciato di nero per offrire maggior supporto, e arriviamo quindi nella postazione di comando. Postazione che prevede un divanetto biposto con schienale fisso e bosser regolabile, quindi possiamo scegliere se governare in modalità appoggiarini oppure abbassarlo e manovrare da seduti. Mi pongo al comando, vedo che in basso posso puntare i piedi sul gradino strutturale della console, il timone è ben raggiungibile davanti a me, nessun problema con le ginocchia. Ulteriore maniglia come abbiamo visto su entrambi i lati, quindi sia il comandante che il copilota possono reggersi anche durante la navigazione con mare formato, e il resto della plancia è totalmente customizzabile secondo le richieste. Qui c'è il display fornito a Yamaha, però guardate qui che display grande che si può inserire, quindi totalmente personalizzabile secondo le esigenze di ogni utente. Gli interruttori on-off sono su un unico livello, qui ci sono due comodi portabicchieri e non manca anche un piccolo portellino dove lasciare gli oggetti piccoli, ad esempio smartphone e portafogli. La manetta di potenza è sul lato di dritta e in basso c'è la chiave di accensione. Ci spostiamo verso prua, guardate la larghezza è conservata, anzi va ad allargarsi man mano che si procede verso prua, quindi comodissimo e agevole il passaggio. Guardate qui quanto spazio c'è nell'area anteriore che permette quindi un movimento comodo intorno alla console, e soprattutto nella porzione anteriore è ottenuta questa seduta con schienale fisso monoposto, ulteriori due maniglie qui in basso ed è possibile accedere all'interno della console semplicemente ribaltandola. Guardate qui, comodissimo perché
non abbiamo difficoltà dell'accesso, possiamo accedere in qualsiasi punto e riporre gli oggetti e soprattutto poter ispezionare senza alcuna difficoltà tutti i contatti interni della console. A prua c'è anche un prendisole tradizionale con un leggero dislivello qui nella porzione superiore, molto comodo per poterlo utilizzare come poggiatesta, ed è gavonato al suo interno. Aprendo il primo gavone è possibile accedere al vano di stivaggio dove poter riporre le dotazioni di sicurezza, mentre a prua c'è il vano dedicato al verricello quindi non visibile dalla plancia di comando perché si trova al di sotto del portello, ma sollevandolo è possibile tranquillamente visionare lo stato della catena e quindi sapere in ogni momento in che condizioni si trova l'ancora. In più l'area di prua è modulare perché possiamo scegliere di installare 3 prolunghe separate con relativi cuscini e quindi avere un unico prendisole. Guardate, qui è davvero incredibile perché occupa l'intera larghezza della prua e arriva fin sotto alla seduta, quindi totalmente rivestita di cuscini. È un'area davvero ampia per un battello di 6,80 m. Non manca in quest'area la sicurezza perché c'è questa battaiola, passatemi il termine, perché è una vera battaiola di prua installata sul tubolare che permette quindi di avere una salda presa e essere in sicurezza in qualsiasi punto del battello. Arriviamo quindi all'estremità di prua, qui c'è il musone con ulteriore cuscino poggiatesta e il rivestimento in EVA che permette quindi un grip adeguato per salire e scendere quando si ormeggia di prua, mentre completa l'allestimento di prua la doppia galloccia per l'ormeggio da un lato e dall'altro, oltre a quest'altra a scomparsa per poter legare la cima dell'ancora qualora non si volesse installare il vericello. E quindi, cari amici, questo è il Grand Golden Line 680. Come sempre, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook, lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate. E come sempre, per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The Sea Team.